Ci sono opinioni contrastanti, c'è chi dice che dovresti avere un'idea precisa di cosa andrai a disegnare prima di iniziare a disegnare e chi invece pensa che bisogna seguire il flusso creativo. Qual è la verità? Qual è il modo giusto di fare le cose? Una cosa non esclude l'altra, attenzione. Andiamo a vederlo. Sì, saltiamolo il punto sul perché sono in un luogo diverso di nuovo. Ci tengo comunque a dire una cosa. Lo so, ve lo voglio mostrare perché sono felicissima. Qui della firma Barbe e Fuoco. È un'opera d'arte originale e unica che ho commissionato a un artista che è uno youtuber, dovete assolutamente seguire. Fa dei lavori pazzeschi in pirografia. Tutto quello che vedete, tutto questo nero è legno bruciato, ragazzi. Per me è magia. Avviso, per questa mappa ho deciso che non andremo a colorare l'acqua e il mare. Vorrei mantenere il colore della carta, anche perché questa pergamena mi piace abbastanza e se l'avete già vista non vi sbagliate. L'ho utilizzata per la mappa di Spiralis. Se non sapete cos'è Spiralis, da questo momento in poi utilizzerò questo audio, quindi ci saranno delle differenze, ma spero non sia un problema, anche perché vorrei avere la libertà di guardare lo schermo e poter commentare quello che succede. Quando non sai da dove iniziare per una mappa, intanto puoi partire da macchie molto semplici, non devi essere accurato, fai giusto delle linee grosse che ti diano un'idea iniziale di dove andare a posizionare i tuoi elementi. Non sai ancora che elementi siano? Ci pensiamo dopo, durante la strada. Una volta che hai creato un layout che ti soddisfa, puoi iniziare ad aggiungere quei dettagli. In questo caso gli ho aggiunto dei fiumi che corrono fino alla costa, non sapendo da dove scendono i fiumi ho deciso di aggiungere delle montagne per giustificarne la presenza. Certo, quando ho creato questa mappa non avevo nessuna idea di cosa stessi andando a fare, quindi tutta questa sessione di disegno è improvvisata. Ovviamente l'intento iniziale era quello di mettere in evidenza l'isola centrale, motivo per cui si trova nella parte alta e isolata, perché è un'isola. Bene, direi che a questo punto ho un'idea di come ho occupato gli spazi, ho aggiunto una D per ricordarmi che quell'area è deserta e sto cercando di stabilire se nell'isola centrale io voglio un vulcano o un piccolo range di montagne. In questo caso, avendo il deserto sul lato ovest, ho voluto mettere una spiaggia e una scogliera rocciosa che si tagli perfettamente all'inizio delle spiagge, in modo da creare questo distacco. Mi piace l'idea che dal mare tu possa vedere una specie di barriera. Bene, direi abbiamo una linea più o meno di quello che ci piace. Iniziamo ad aggiungere quali sono i punti in cui si potrebbe vivere. Sicuramente sorgenti d'acqua. Ovviamente non consiglio di mettere le capitali direttamente in acqua o sul bordo. Non sono molto protette. Qualche passo indietro all'interno dei fiumi è la posizione ideale. Avete distribuito le vostre zone? Perché no? Mettiamo anche qualcosa al centro del deserto. Magari non sarà una città, magari sarà solo un tempio. Oppure una rovina che ci indichi che un tempo quello non era solo un deserto. Che mettiamo qua nell'acqua? Non lo so. Infatti ero confusa. La me del passato era confusa, ma anche quella del futuro lo è. Ok, ho scelto cosa voglio nella mia mappa. Adesso non mi resta che iniziare l'inchiostrazione. Quindi scelgo un pennello solido, gli do un colore scuro e inizio a definire quelle zone che sì ho inserito, ma non so ancora bene cosa rappresentino. Ma il mio tratto è così tremolante. Ecco che qua inclino le montagne. Questo è uno dei motivi per cui ho abbandonato questa mappa, che era un progetto un po' un passatempo per tenermi allenata. Volevo dare quell'idea di pericolo, quell'idea di aggressività da parte delle montagne, come degli artigli che andavano a graffiarti per chiudere e isolare la zona. Non penso mi sia venuto molto bene e questo è uno dei motivi per cui mi mostro questo lavoro, perché io stessa vivo quello stigma per cui ogni volta che produco qualcosa, quel qualcosa deve essere bello. Non è sempre così, ragazzi, ci saranno volte in cui si produrrà un disegno che ci richiederà un sacco di ore, ma non andrà a raggiungere gli standard che magari vi siete prefissati. E questo per me è un esempio, io vi sto mostrando quello che per me è un fallimento. Il non essere riuscita a completare questa mappa perché non sono riuscita a raggiungere quel livello di comunicazione che mi ero prefissata. L'ho buttata all'inizio? No, ho perseverato perché fino all'ultimo volevo trovare un senso all'interno di questo mondo. E alla fine vi dico anche più o meno cosa ne penso. Diciamo che la parte delle coste è magari un po' noiosa, la acceleriamo, Niente da fare, ragazzi, non c'è peggior critico di voi stessi. Io in questo momento prenderei questa mappa, la cartoccerei e la butterei così com'è. Secondo me è molto importante prendersi il tempo di andare a rivalutare con obiettività il proprio operato a distanza di tempo. Questo ci aiuta ad avere una visione un pochino più chiara su quello che si stava facendo. Onestamente io preferisco mantenere uno stile di disegno un pochino più sporco, uno sketch o delle linee proprio abbozzate. Però, non avendo appunto una forma precisa di partenza, ho utilizzato il line art solido per poter selezionare l'area e quindi colorarla. A questo punto ho stabilito cosa è terra e cosa è mare e decido di dare un colore leggermente più scuro della carta al fine di dare un po' di ridimensionalità a questa mappa. Qui parte la saga dei dettaglini, lineette, tutte quelle cosine che mi
rilassa tantissimo disegnare e che, chi lo sa, magari potrei farci un video su come aggiungere dettagli alle coste per renderle un pochino più dinamiche. Che dite? Me lo fate sapere qui nei commenti? Siamo a questo punto, abbiamo fatto i primi dettagli per le montagne, qualche costa. Ho lasciato volutamente il deserto molto semplice perché vorrei aggiungere degli effetti più avanti. Ora, non volendo colorare il mare, ma volendo comunque far intendere dove si trova il mare, ho deciso di utilizzare un colore acquaceo per evidenziare le terre e quindi dare un senso di dove si trova l'acqua. Oltre a questo però ho voluto utilizzare una tecnica un po' subdola, cioè ho deciso di prendere un pennello un po' in trasparenza, quindi per poterne controllare il flusso, e di tracciare una linea tutta attorno alle coste e di collegare queste linee azzurre fra di loro nei punti in cui l'acqua è più bassa per dare un senso di profondità. Al contrario di come leggeremo una mappa normale, le zone chiare sono quelle più profonde e viceversa le zone scure sono meno profonde, così per dare un'idea di quale sia la navigabilità di questa zona. E devo dire che mi sono fermata qui perché non ero molto convinta delle montagne. Ad oggi che le rivedo dopo tanto tempo capisco il perché. È ancora un po' confusa come zona, le trovo un po' troppo aguzze, però non lo so, sono combattuta. Secondo voi cosa dovrei fare? Dovrei riprendere questa mappa per portarla avanti o dovrei ricominciarla da capo? E questo è un esempio di quelle volte in cui io non sono partita con l'idea di cosa andrò a disegnare, ma ho abbozzato ciò che mi veniva in testa e ho seguito il flusso dando una definizione alle aree. Quindi qual è la differenza? Se stai progettando un mondo da esplorare e ti vuoi divertire nel farlo e non hai idea di cosa stai disegnando, seguire il flusso è il modo migliore per sbloccare la creatività e dare il meglio di te. Se invece stai progettando di rappresentare un mondo, non andare troppo a caso, segnati una linea su cosa è presente all'interno di quel mondo, dove si trova, e da lì vai a riempire gli spazi, perché se no rischi di dare troppa attenzione a un punto della mappa o a un punto del tuo disegno che in quel momento non ti serve sapere come farlo. Ho dimenticato di dire che da quando mi sono trasferita sono anche partiti i lavori di miglioria della struttura. Bellissimo, conoscendo le mie difficoltà sensoriali, provare a lavorare con questo ticchettio continuo. Grazie per aver seguito e vi ricordo una cosa. Barba e fuoco, grazie, è bellissimo. Io lo chiuderei così.